Magari il tavolo non è in bolla. No, il tavolo infatti non è in bolla. Torna dove eri col buco di prima. Magari anche per terra magari può essere non in bolla, sai. Infatti per terra non siamo in bolla. Scusa, facciamo il buco ad impressione che anche per terra è storto. Minimalismo, voglio diventare minimalista. Già tantissime persone hanno trattato questo argomento. Quasi tutti hanno già consigliato di andare a vedere il documentario di Matt D'Avella, Minimalist, cosa che anch'io faccio. Però oggi voglio trattare questa filosofia e questo argomento a modo mio e farvi vedere quello che sto facendo in modo da riuscire a muovermi sempre di più verso l'ideale di questa filosofia che secondo me può migliorare il mondo. E questa filosofia ha lo scopo di farci rendere conto di quali sono le cose importanti e soprattutto di possedere meno cose e fare in modo che quelle cose abbiano più valore. Nel documentario di Matt, l'obiettivo che hanno queste persone, i cosiddetti minimalisti, è cercare di fare in modo che la loro vita entri in una borsa, così che se in un futuro dovessero aver bisogno di spostarsi da un luogo all'altro potrebbero portare tutta la loro vita, tutte le loro cose insieme a loro. In questo documentario però c'è anche una scena dove una persona va da questi minimalisti e gli chiede: sì, ma io ho una libreria di queste videocassette che per me hanno un altissimo valore personale, cosa dovrei fare? Disfarmene? Loro gli rispondono: guarda, non ti stiamo dicendo di disfarti di tutte le cose che non sono essenziali per continuare a vivere, ma semplicemente di renderti conto di ciò che ha valore e ciò che non ne ha all'interno della tua vita. Perciò l'obiettivo finale del minimalismo, secondo me, è riuscire a scollegarci da tutti gli oggetti che ci portiamo appresso, che con il tempo possono e diventano un peso all'interno della nostra vita, e di riuscire a valutare se un nuovo acquisto, un nuovo oggetto porta realmente valore alla nostra vita e quindi di non spendere a caso i nostri soldi. Questo è quello che io sono riuscito ad apprendere da questo documentario ed è quello che voglio trasmettervi. Attualmente ho risistemato completamente camera mia, quindi adesso vi faccio vedere i primi 3 giorni di transizione che sono anche molto divertenti, e questo rinnovamento lo continuerò a fare ogni giorno della mia vita, valutando se le cose attorno a me hanno un reale utilizzo o semplicemente possono essere regalate o vendute e quindi date a qualcuno che gli può dare un valore molto più alto di quello che gli do io. Ragazzi, questa è la mia camera attualmente, lì c'è il letto, lì la scrivania dove lavoro, dove faccio tutte le cose, lì è dove di solito metto la fotocamera, il mio cavalletto, la finestra. Qui è una bella libreria dove dovrò eliminare tantissime cose. Qui a destra ci sono tutti i miei vestiti che dopo questa conversione dovranno essere metà. Comunque adesso vedrete tutte le cose che elimino di questo, non so neanche come definirlo, insieme di vestiti numerosissimo. Di qua ci sono un'infinità di giubbotti che non sono miei, gran parte. Pensavo di spostare le cose che erano in basso in alto in modo da infilare questo lì e poi da avere più spazio. Qui alla fine di tutto ciò vorrei metterci un tavolo con 2 sedie in modo da spostare il cavalletto e fare cose più interessanti. Chiudiamo la porta così nessuno mi sente che sono imbarazzante. Per oggi l'obiettivo è svuotare l'armadio, mettere sopra il letto e dividerlo in 3 piloni. Cose da tenere, che devono essere soltanto le cose indispensabili, cose da vendere o regalare, insomma cose di cui devo sbarazzarmi, e cose da archiviare. Per esempio ho il vestito di Babbo Natale, non voglio regalarlo via perché andrò a fare lo stupido molti altri Natali man mano che passerà il tempo. Svuotato. Qui ho messo un'infinità di cose, anche qui e anche lì. Comunque adesso vado a prendere una pezza, uno straccio e inizio a dividere tutte le cose. So che sarà un processo lunghissimo e ci metterò tantissimo, e ad alcune cose sono affezionato nonostante non le usi, per cui sarà anche molto difficile riuscire a liberarsi di tutte queste cose. Comunque il pensiero è che se non mi serve, se non aggiunge valore alla mia vita, devo eliminare quella cosa. Ovviamente con eliminare intendo regalare, vendere, insomma fare in modo che qualcuno riesca a sfruttarlo, fare in modo che qualcuno trovi un utilizzo per quella cosa. Era da un po' di tempo che non si andava su quello scomparto. Questo è il risultato fino ad ora, molto più libero. Questa è tutta la roba di cui mi eliminerò e un po' di appendini che ho svuotato, sistemato. Adesso svuoto questo e vedo cosa posso eliminare. Ragazzi, una volta facevo karate. Cioè, che qualità! Tanta qualità sto kimono.
Anche questo è svuotato, solo che quelli sono tutti i giubbotti di mia mamma, di mio papà. Anche alcuni di quelli lì cercherò di compattarli e rimetterli tutti là sopra. Poi qui ci sono un po' di cose che devo vedere se terrò o meno. Devo farci stare questo che devo sistemare. Ci sarà da ridere. Una valanga di calzini che dovrò eliminare. Mutande, canottiere, cose disordinate. Pigiami. Ci sta divinamente, molto meglio di come mi aspettassi. Ora devo fare solo una prova di apertura. Il cassettone non deve andare a sbattere su questo quando si apre. Adesso vediamo com'è e cosa si può fare, tanto per farvi capire le condizioni attuali. Come vedete ormai il sole è calato e io devo liberarmi di tutte queste cose. Ho fatto la prima selezione e queste cose dovranno andarsene. Qui dentro sono rimaste queste cose che per ora sono ancora troppe rispetto a quello che mi aspettavo. Mentre qui è andato a finire il mobile bianco. Qui sopra invece ho messo tutte le cose che non sono mie. Comunque chiudiamo. Qui dietro dovrò mettere un tavolo e la lavagna la voglio mettere lì sopra, trovando un modo anche di tenere le foto. Vi aggiorno, farò un mercatino dell'usato probabilmente. Un po' di roba da regalare. Abbiamo trovato il primo sciacallo. Spulcia, spulcia che qualcosa trovi. Sciacallo. Cosa? Non registrare. Perché? Perché c'è un brufolo. Sto montando il tavolo appena preso all'Ikea. Benissimo la rottura della forbice. Ragazzi, ho appena finito di montarlo, ci ho messo circa mezz'ora. Cioè, spiegatemi perché fanno sti tipi di attacchi che ho perso la maggior parte del tempo per tirare su 4 gambe. Non si poteva fare qualcosa di meglio, Ikea? Che tra l'altro non voglio il mio tavolo brandizzato. Via, via, deve andarsene. Non se ne va. Allora facciamo in un altro modo. Pennarello, pennarello. Non giallo. Il mio tavolo non deve essere brandizzato. Ce n'era un altro, eccolo qui. Che poi si vede lo stesso, non importa. Tra l'altro nel frattempo ha suonato Amazon, quindi andiamo a vedere cos'è arrivato. Hanno ancora rimanenze nel nastro natalizio. Allora, il primo, ce ne sono una montagna. Dato che sto ordinando la camera, questi qui li metti sulle porte e metti il giubbotto. Ora vi faccio vedere. Questo l'ho comprato usato, tanto era solo un cavo. È una prolunga per il microfono di 3 metri che userò col microfono che è lì sopra la macchinetta fotografica. Nel futuro ci sono progetti in arrivo. E ultima cosa, questo Startup 0.0. Ho intenzione di leggere un libro al mese per poi fare una recensione un giorno al mese che decideremo. Non lo so. Mi si vede malissimo tra l'altro. Devo trovare un cavalletto più alto. Così almeno sto in piedi così. Ciao. Prova microfono. 1, 2, 3. Prova, prova, prova. Da notare che ci ho messo dietro anche un po' di feltrino perché sennò andava a sbattere. Applicati e vanno su perfettamente. Poi si storgono, giustamente. E io faccio danni. Porca. Adesso se l'audio è andato vuol dire che il cavo di prolunga che ostacolerà la vostra visuale funzionava. Ora abbiamo tolto anche le varie cornici che c'erano qui. Andrà applicata la lavagna un po' più in alto. Spero che l'audio sia stato registrato. Sì, a posto. Tira un po' più su il tuo lato. Non vengo, cioè, più su? Sì, tira un po' più sul tuo lato. Magari il tavolo non è in bolla. No, il tavolo infatti non è in bolla. Torna dove eri col buco di prima. No, tira un po' più su. Sembra fuori bolla nonostante mi dica che sia in bolla. Ma magari anche per terra magari può essere non in bolla, sai. Infatti per terra non siamo in bolla. Posso là? Scusa, facciamo il buco ad impressione. Che anche per terra è storto. Sì, dai, anche se è un po' fuori bolla non è che muore qualcuno. Boh. A posto? Forse è sempre alta, sai. Ma sì, vabbè. Vabbè, è un po' una cagata. Sofia storta. Madonna, che schifo. Vuoi fare un altro buco? No, è proprio brutta perché è già in boa prima, adesso si prova a mettere la boa. No, adesso non siamo in bolla di sicuro. Su questo caso è proprio brutta. Meno 0,8. Siamo stati altissimi, Dio. Prova a dargli 2 colpetti a tipo qualcosa di metallo. E viene giù tutto quanto. Dai, 2 colpi, questo va giù un po' in obliquo. Sì, vedrai. Ti dico, Proviamo. sì, stessa cosa, solo se te vieni qua comunque.
messo il nuovo tavolo, messa la lavagna. Ecco il risultato fino ad ora. Ho appena finito di sistemare la scrivania e ho introdotto un nuovo oggetto che è molto utile e multiuso. Questo oggetto me l'ha mandato Easy Hack e dato che stavo sistemando la camera, questo cascava a pennello. Come vedete serve per tenere ordinata la scrivania e la cosa bella è che qua ha anche la ricarica wireless, quindi è anche pronta per il futuro. Per adesso posso solo appoggiarci il cellulare, sempre se lo trovo. Dove sei? Eccolo lì. Così. One option nearby is Moro Federico on Villa Campo. Does that one sound good? No, it doesn't. I suppose not. Boh. Ora torniamo al presente che vi faccio vedere i risultati di questa prima cosiddetta conversione. Come vi ho già detto, questo è un processo per riuscire ad implementare al meglio il minimalismo, quindi per ora ho eliminato tante cose, ma nel futuro cercherò e continuerò ad eliminare tutte le cose che ho che però mi sono inutili. È come quando si frena, non ci si può fermare immediatamente, ma c'è uno spazio di frenata nel quale la macchina decelera e poi si ferma. Io sono in quello spazio di frenata dove prima o poi la decelerazione finirà e io mi fermerò e riuscirò ad arrivare a quell'obiettivo. Intanto per adesso vi faccio vedere i cambiamenti avvenuti in questa prima fase nella mia camera e nel mio armadio. Partiamo con l'angolo scrivania di lavoro. Questo è il prima e questo è il dopo. Poi passiamo allo spazio che ho riutilizzato nella maniera più proficua possibile, che è la nuova scrivania, che passa dall'essere così all'essere così. Veramente sono fierissimo di questo cambiamento. Poi ora vi faccio vedere i miei due armadi. Scomparto uno prima e dopo, scomparto due prima e dopo. Lo spazio che per adesso è rimasto quasi intatto è la mia libreria, che devo assolutamente risistemare e riutilizzare in modo migliore. Quindi questa è la prima fase della mia conversione al minimalismo. Ditemi cosa ne pensate e soprattutto ditemi se questa tipologia di video vi può interessare e se volete avere qualche aggiornamento delle successive fasi di questa mia conversione. Poi nei commenti lasciatemi qualsiasi tipo di domanda, come sapete io sono disponibilissimo. In descrizione vi lascio tutti i link alle risorse che possono essere il documentario minimalist o gli oggetti che ho citato durante il video, per cui andateli a vedere. Se il video è stato interessante e vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se lo fate vi ringrazio, perché questa cosa aiuta tantissimo con l'algoritmo di YouTube e fa in modo che altre persone riescano a vedere il mio video. Dopodiché, se siete interessati alla crescita personale, non dimenticate di iscrivervi, così non mancherete nessuno dei miei video. Detto questo, vi auguro il meglio e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!